Ok, eccoci qua. Finalmente abbiamo finito il nostro mese di aprile. Vi faccio vedere un po' un recap della coperta come sta venendo. Allora, quindi abbiamo il nostro gennaio, il nostro febbraio, il nostro marzo e il nostro aprile. Per il mese di maggio ho scelto questo colore qua, sempre tra i filati di cui vi lascio il link in descrizione, come al solito, è lo stesso filato che stiamo usando per tutto il progetto, però in colorazioni diverse. Come sempre ho già fatto la prima riga di maglie alte che mi cambia il mese, quindi anche per vedere un po' con che velocità cambia il colore, perché in base alle sfumature hanno velocità diverse di cambio colore, quindi anche per capire un punto più adatto, se la colorazione cambierà molto velocemente, allora sceglierò un punto diciamo più calmo dal punto di vista diciamo del cambio di struttura del punto. Se invece è un cambio colore molto lento, molto delicato, allora si può usare anche un punto un po' più strutturato. Allora, quindi io ho già fatto la mia riga di maglie alte normale, giro il lavoro che adesso sta diventando sempre un po' più difficile. Ok, quindi faccio una maglia bassa, no scusate, 3 catenelle, giro il lavoro e faccio 3 maglie alte in modo da iniziare e finire più o meno in modo uguale rispetto a tutti i punti e anche la coperta ha più regolarità. A questo punto andiamo a fare una maglia bassa, ok? Salto 2 punti di base, carico il filo e nel terzo entro e faccio 5 maglie alte tutte dentro allo stesso punto. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché salto 2 punti di base di nuovo e nel terzo faccio una maglia bassa. Carico il filo, di nuovo salto 2 punti di base, nel terzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo salto 2 punti di base, nel terzo maglia bassa, carico il filo, salto 2 punti di base, nel terzo 5 maglie alte e proseguiamo in questo modo per tutta la riga. 3, 4, 5. Intanto che facciamo la prima riga, vi ricordo che innanzitutto vi metto in descrizione anche il link alla playlist dove ci sono tutti i video di tutti i mesi della coperta annuale, nel caso qualcuno volesse comunque realizzare questa coperta, partendo sempre da gennaio ovviamente. Si può sempre recuperare perché comunque la coperta è strutturata per fare una riga al giorno, quindi ogni blocco ha 30 o 31 o 28 in base al mese di righe, quindi uno può eventualmente recuperare il lavoro se vuole mettersi in pari oppure semplicemente tenere la stessa struttura che abbiamo fatto per fare una coperta normale all'uncinetto. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, un commento, di condividere il video se vi è piaciuto, sono tutte azioni che aiutano il canale insomma a crescere e per chi vuole c'è anche ovviamente la possibilità di abbonarsi. Quindi procediamo con questi punti fino alla fine. Dopodiché io farò una riga in più oggi, vi farò vedere come tornare indietro in modo che poi possiate ripetere il pattern ogni giorno per tutto il mese di maggio.
Ok, come vedete sono quasi arrivata alla fine, mi mancano 1, 2, 3, 4 maglie alte. Ora io salto le mie due maglie di base, carico il filo e invece di concludere con la maglia bassa, come abbiamo fatto all'inizio e come abbiamo fatto anche nel blocco precedente, finiamo, dopo l'ultimo blocco disponibile del motivo, finiamo con le maglie alte in modo da avere sempre un inizio e una fine regolare, esattamente come prima. Prima erano da questa parte le 3 e di là le 2, poi ovviamente girando e cambiando il motivo, di là sono le 2 e qua sono, scusate, di là sono 3 e qua sono 2. Per fare il prossimo giro di nuovo 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, carico il filo, faccio la mia maglia alta classica. A questo punto ho 5 maglie alte, conto 1, 2, nella terza entro e faccio una maglia bassa, carico il filo e nella maglia bassa fatta del giro precedente, vedete questa qua, entro e faccio 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, ops, e 5. A questo punto ho di nuovo sotto il blocco da 5 maglie alte, 1, 2, nella terza entro e faccio la mia maglia bassa, carico il filo, nella maglia bassa del giro precedente entro e faccio le mie 5 maglie alte. Praticamente stiamo andando a invertire il pattern della riga precedente. Quindi dove avevamo la maglia bassa facciamo le maglie alte, dove abbiamo le maglie alte facciamo la maglia bassa, e sarà così per tutto, diciamo, il mese. Tutto il motivo si giocherà su questa alternanza di maglie basse e archi di maglie alte. Come vedete questo filato qua di questo mese ha dei cambi colore abbastanza tranquilli, devo dire, molto lenti, e anche di non troppo contrasto, cioè si gioca tutto più o meno sui colori del viola e del blu, di questo turchese, diciamo. E per questo ho optato per questo punto che è un pochettino più movimentato, un po' più elaborato e si presta bene anche appunto al filato, a questi cambi colore abbastanza lenti. Ok, vedete, questo è, diciamo, il motivo che va a delinearsi piano piano. Esattamente come abbiamo fatto prima, arriveremo alla fine, avremo le nostre 3 maglie alte qua di avviamento. Quando arriviamo qua facciamo le nostre 3 maglie di avviamento normalmente. Qua l'ultimo, diciamo, pezzo del motivo disponibile prima delle ultime maglie è una maglia bassa, la facciamo le nostre 3 maglie alte, alziamo 3 maglie alte e poi ricominciamo il motivo inverso. Quindi niente, questo è il motivo per il mese di maggio. Come sempre verso metà maggio circa vi farò un video di aggiornamento in modo che vedete anche come si sviluppa il punto, e se avete eventuali domande, eventuali blocchi o dubbi che non riuscite a proseguire col lavoro, oppure anche solo per curiosità, assolutamente, potete scrivermelo nei commenti, così se riesco ad aiutarvi, insomma, nel video degli aggiornamenti di metà mese vi rispondo, comunque faccio delle spiegazioni in più rispetto al commento. Come sempre vi ringrazio di avermi seguito e vi ricordo che chi volesse mandare la foto del proprio lavoro, anche se a metà, che sta seguendo questa coperta annuale, può mandarla alla mail che c'è sul canale, e ve la lascio comunque in descrizione,
e in questo modo poi io alla fine del progetto, quindi a fine anno, farò un po' un collage con tutti, o un album, adesso vediamo un po' come fare, anche in base a quante arrivano, con tutte le foto di chi ha seguito il progetto insieme a noi. Come sempre, grazie e ciao!